Oggi osserveremo un super yacht e scopriremo quali soluzioni hanno adottato per farlo sembrare ancora più grande. Poi vedremo come abbiano ridotto l'impiego della vetroresina a favore di materiali più riciclabili. E infine lo proveremo con molta curiosità, perché questo è lo yacht più grande sinora costruito con propulsioni IPS Volvo Penta. Ecco a voi Amer 120! È l'ennesimo super yacht che la famiglia Amerio ha costruito attorno alle richieste di un armatore. È lungo 120 piedi, circa 36 metri ed è stato totalmente personalizzato. È frutto di molte collaborazioni, innanzitutto la società Permare, proprietaria di Amer Yachts, che insieme al designer Andrea Ramasco hanno disegnato gli esterni. L'architetto Massimo Verme si è occupato invece del progetto navale e Stefano Tini del design interno. Questa è la prima zona che si incontra salendo a bordo. Osservate la sua ampiezza e la dimensione delle scale, molto più grandi di quelle che troviamo di solito sugli yacht. Se ci pensate, tutti gli edifici importanti hanno grandi scalinate d'ingresso per farci percepire ancora prima di entrare la loro importanza. Questo enorme e magnifico salone è il risultato di un progetto definito wide body, cioè corpo largo, e infatti le fiancate salgono verticali dal mare sino al ponte superiore, senza lasciare spazio ai camminamenti laterali. Ciò però non impedisce di passeggiare lungo i fianchi. Possiamo farlo sul Flying Bridge, da poppa a prua, senza interruzioni, senza gradini. L'intera larghezza del ponte principale viene sfruttata per godere di ambienti interni più ampi. I divani, le poltrone, il tavolo occupano solo una parte della superficie disponibile. Luminosità, relax, sapore marino contraddistinguono gli arredi. Hanno dato molta importanza a questa cantina per i vini, però ieri sera devono aver festeggiato. Il pagliolo è irregolare, si vedono i segni dei tagli e del tempo, perché questo è un tech che proviene da antichi villaggi indonesiani andati distrutti. Su entrambe le fiancate si aprono finestrature che danno accesso a terrazzini molto particolari, suggestivi e riparati. Da sempre il cantiere è impegnato a cercare soluzioni che riducano l'impatto ambientale e su questo esemplare hanno ridotto l'impiego della vetroresina, con fiancate che dal ponte principale al fly sono realizzate con metallo e vetro, materiali che possono essere riciclati facilmente. Nel vertice prodiero una zona per il relax in pieno sole e, per contrastare la calura, la piscina. Il ponte superiore è una barca sulla barca. La sua estensione e i suoi arredi permettono di trascorrere qui l'intera giornata en plein air, come si farebbe su un open, alternando il piacere di navigare al pranzo, al relax in una zona protetta, oppure alla conversazione all'aperto quando la temperatura è mite. Il decor della cabina armatoriale riesce a influenzare il nostro spirito. È armonioso, rilassante e lo sono anche i suoi arredi, comodi, invitanti. I colori si accostano a quelli del mare, delle spiagge, delle essenze marine. Le finestrature ci fanno apprezzare la fortuna di essere qui. L'appartamento prevede una zona di ingresso da arredare a piacere, una grande cabina armadio e poi naturalmente il bagno che va da un lato all'altro dell'imbarcazione. Per gli ospiti ci sono 4 cabine matrimoniali, tutte uguali. Forse sceglierei una di quelle di proravia, un po' più distanti dalla sala macchine, anche se in realtà il sistema di propulsione di questo scafo ha vibrazioni e rumore molto ridotti, come vedremo tra poco. Per l'equipaggio ci sono 3 cabine per 5 membri e una comoda zona comune.
Nel garage c'è posto per un tender di 5,4 metri, un jet ski e tanti toys. Il portellone aperto è una sorta di parasole sulla beach area. È uno scafo lungo e alto, ma sono riusciti a dargli uno stile quasi sportivo, con le finestrature e l'hardtop di colore scuro. Le linee di questi elementi non sembrano copiarsi, eppure il risultato estetico dell'insieme è armonioso e persino quei due piccoli oblonei masconi catturano l'attenzione come se fossero gli occhi di questa creatura. Hammer 120 ha un sistema di propulsione di Volvo Penta, composto da 4 motori diesel da 1000 cavalli e da 4 pod drive, cioè eliche direzionali, 2 per ogni pod, rivolte verso prua. È un sistema molto efficiente. Ora, pensate quanto sarebbe complicato dover gestire 4 leve di comando, una per ciascun motore, poi la ruota di timone, l'elica di prua e tutto questo per riuscire a ormeggiare, a manovrare in spazi ristretti. Qui invece si fa tutto non con 4 mani, ma con 2 dita sul joystick. E di postazioni di comando, come questa, ce ne sono ben 4 sparse in tutta la nave. In plancia abbiamo un sistema integrato di monitor della Simrad. Questi impianti, gli IPS 1350, questa è la loro sigla, possono essere dotati anche di SCR per abbattere le emissioni. In questo momento abbiamo attivato i 2 sistemi di stabilizzazione di questa nave da diporto. Uno è lo stabilizzatore giroscopico della Seakeeper, l'altro sono le pinne stabilizzatrici della Humphrey, molto utili in navigazione, anche a lento moto. Quali sono le velocità di navigazione di uno yacht come questo? Ha uno scafo planante, ma in dislocamento in realtà i consumi sono comunque bassissimi. Ad esempio siamo a 10 nodi, i motori ad appena 1000 giri minuto e consumiamo 8,5 litri per ogni miglio di navigazione. Questo è uno dei valori migliori che io abbia mai registrato su unità di questa grandezza. Ora, a queste andature, con questa silenziosità, con l'assenza totale di vibrazioni, in cabina si può tranquillamente dormire, quindi il comandante potrebbe trasferirvi durante la notte da una località all'altra. E alla velocità di 12 nodi non è cambiato molto il consumo, siamo a 12 litri per miglio. Quando invece si vuole andare veloci, quando l'imbarcazione è implanata, le cose allora cambiano. A 15 nodi siamo a 22 litri per miglio, ma il comfort è assoluto. Merito anche di questa posizione di comando. Posso controllare tutto da qui, non solo l'acceleratore, ma anche la direzione. Mano a mano che accelero, ovvio, i consumi cambiano. 17 nodi, 25 litri per miglio e così via. Portiamoci alla massima velocità di crociera, intesa come il più alto regime continuativo che i motori possono tenere senza alcuno stress, che in questo caso è di circa 2150 giri. Ci siamo, 2140, 2150, velocità 21 nodi. E adesso la proviamo in virata. I sistemi di stabilizzazione tengono l'angolo di sbandata praticamente pari a 0, così a bordo non si percepisce alcun disagio anche nelle virate più strette come questa evoluzione. E un'altra cosa straordinaria è il fatto che la velocità non diminuisce, come di solito avviene ogni volta che un'imbarcazione vira. Ora, se siete abituati a seguire i nostri servizi, sapete che questo è il momento in cui metto giù le manette. Lo faccio anche su questo 36 metri e mi godo l'emozione del numero di giri che aumenta, della velocità che sale, in totale, perfetto comfort.
Non registreremo oggi la massima velocità di questo yacht perché lo scafo è in acqua già da alcuni mesi, quindi ci troviamo in una condizione reale, quella in cui il fouling ha cominciato ad attaccarsi alla carena e a rallentarla inevitabilmente. I motori raggiungono comunque il massimo regime, 2350 giri, e la velocità è di 26 nodi. E adesso lascio il posto al comandante sul fly perché voglio verificare ancora una cosa. Ascoltate, questo è il rumore a pieno regime nella cabina armatoriale, appena 54 dBA. E questo è un valore che ci indica in modo indiretto la qualità di questa costruzione, le capacità del cantiere e le caratteristiche di questo sistema di propulsione. E qui, velocemente, ma anche in pieno relax, si conclude il nostro viaggio a bordo di Amer 120.